Buongiorno a tutti da Caterina e un benvenuto in questo oroscopo astrologico, ma anche esoterico. È un mix intrecciato dove gli influssi celesti si intrecciano e manifestano la loro energia in vari settori dell'oroscopo di ogni segno, ma si intrecciano andando ad arricchire un po' il contenuto anche a livello animico per chi ha bisogno anche e vuole magari evolversi anche spiritualmente. Quindi l'ho chiamato un oroscopo integrale, soprattutto i raggi che si hanno a disposizione, diciamo, per il signore dell'ascendente, quindi esotericamente parlando, è il signore dell'oroscopo. Introduco anche chi sono i governatori esoterici e i raggi di espansione che sono delle energie che possono aiutare maggiormente ogni nativo. Ma soprattutto questo oroscopo integrato si deve prendere anche in considerazione per qualsiasi segno. Se hai la luna, l'ascendente o il sole, guarda ogni aspetto dell'oroscopo a livello del messaggio esoterico. Con questo possiamo cominciare con il segno zodiacale del leone, come va a livello sia a livello astrologico che a livello esoterico per maggio 2025. In questo periodo di forte trasformazione, il leone è chiamato a riflettere sulle proprie, diciamo, aspirazioni, cercando l'equilibrio fra il desiderio di sicurezza e la spinta verso nuove opportunità. Con i pianeti che transitano nel segno dei gemelli e altri in Ariete, questo è un mese ricco di dinamismo, cambiamenti, ma anche nuove intuizioni. Esotericamente parlando, l'oroscopo del leone, se è signore dell'oroscopo il leone, quindi esotericamente parlando, il governatore planetario è il sole, mentre il governatore esoterico è proprio il cuore del sole, dell'essenza divina. È un po' diverso, mentre i raggi di manifestazione che possiamo avvalere per chi ha forti valori leonini o per chi ha il signore dell'ascendente nel segno del leone, che diventa chiaramente signore dell'oroscopo, abbiamo dei raggi di manifestazione. Il primo raggio è associato esotericamente a Vulcano, ma esotericamente e metafisicamente parlando è associato al primo raggio azzurro della spada azzurra di Michele, il principe del cielo, quindi taglia i legami, ma forgia anche un carattere determinato con la volontà, la determinazione proprio di riuscire in tutte, diciamo, le cose che sono da realizzare, quindi dà una forte spinta e un forte carisma anche di resistenza, di combattività, mentre il quinto raggio, sempre come manifestazione, è dato da Venere. Venere è associato al quinto raggio dei medici del cielo, quindi della guarigione, della verità, della scienza e nonché della ricerca proprio della propria verità per andare verso una nuova consapevolezza e quindi verso, diciamo, la guarigione. Eh, Queste sono le energie che ha a disposizione, che hai a disposizione amico del leone se vuoi attingere a delle forze superiori, esempio Arcangelo Michele, se lo vuoi invocare per recidere i legami che non ti servono più in qualsiasi situazione. Oppure, se hai bisogno di guarigione fisica, l'arcangelo Raffaele o i medici del cielo, se hai bisogno di una, diciamo, guarigione fisica o anche una guarigione emotiva. Però chiaramente ci sono dentro anche tutti i raggi, gli altri raggi, ma qui, amico del leone, queste sono le tue energie che arricchiscono proprio, diciamo, il tuo segno. E ora passiamo
astrologicamente e anche esotericamente. Astrologicamente dove i pianeti manifestano l'energia, in quale settore toccano, ed esotericamente associato anche come messaggio in sintesi a livello esoterico. Cominciamo con il Sole in Toro. Il Sole in Toro ci resterà fino al 21 maggio e il 21 maggio passerà nel segno dei Gemelli. Cosa vuol dire? A livello astrologico, il segno del Toro, il Sole, ti invita a riflettere sulle sicurezze e sul tuo benessere materiale. La tua energia si concentra proprio sulla stabilità emotiva e fisica, cercando un po' il comfort e l'equilibrio nelle tue relazioni e nella tua vita quotidiana. Questo illumina proprio come percorso anche lo sviluppo dei tuoi talenti. Mentre quando il Sole entra in Gemelli il 21 maggio, l'energia cambia un po' direzione, portando diciamo, un periodo di maggiore curiosità intellettuale, scambi, ma anche delle eh, riflessioni rapide, dove manifesta proprio e illumina la tua strada verso la tua identità pubblica, quindi il tuo riconoscimento sociale nella prima parte del mese, mentre nella seconda parte del mese illumina un po' le collaborazioni, i gruppi, le associazioni. Quindi questo periodo è un po' favorevole per illuminare questa strada. Le tue ambizioni comunque saranno esaudite e la tua identità pubblica, sociale sarà riconosciuta. Mentre a livello esoterico il Sole in Gemelli, diciamo, funge un po' da canale per l'essenza divina, perché il governatore esoterico è proprio il cuore del Sole. La tua dualità interiore può essere ora armonizzata, permettendoti di allineare sia il cuore e la mente. È un periodo di illuminazione che ti invita a comunicare non solo con le parole, ma anche col cuore e con l'anima, unificando proprio l'intelletto con la saggezza interiore. E ora passiamo a Giove in Gemelli, che transita in maniera astrologica nel segno del Gemelli. Questo Giove stimola la crescita attraverso l'apprendimento, la comunicazione e la curiosità. In questo periodo sarai incoraggiato ad ampliare la tua rete sociale e a esplorare delle nuove idee. Questo è un momento proprio favorevole anche per i viaggi, ma non solo fisici, ma anche viaggi a livello mentale, ovvero per acquisire delle nuove conoscenze. Può essere che un master universitario, un titolo di studio superiore, ma anche delle nuove conoscenze sulla spiritualità, quindi sull'evoluzione interiore. Quindi questa manifestazione indica proprio anche, diciamo, la necessità di crescita nelle tue connessioni sociali, negli ideali collettivi e nei progetti di gruppo. Esotericamente parlando, Giove attira proprio attiva, scusate, il secondo raggio, che è il raggio del giallo dorato, dell'illuminazione, dell'apprendimento, nonché della saggezza e del discernimento. Qui in questa sfera giallo-dorata praticamente le idee prendono forma, ma chiaramente anche le idee, come qualsiasi progetto, deve essere proprio ulteriormente sviluppato. È come quando tu semini un fiore, ma lo devi bagnare con cura e amore per farlo sbocciare e crescere. Quindi questo è il secondo raggio di Giove, dove favorisce proprio una crescita spirituale attraverso la comprensione, la comunicazione, ma anche l'inclusione. Le tue capacità di sintonizzarti con le persone attraverso, diciamo, l'amore e la saggezza, con la comprensione, diventerà molto più forte se attingi a questi raggi, permettendoti di diffondere saggezza in modo fluido e naturale.
Passiamo ora a Saturno che transita nel segno dei Pesci fino al 30 maggio, dove farà il suo ingresso invece nel segno dell'Ariete. Quindi praticamente un nuovo ciclo animico si comincia a delineare, quindi un livello spirituale più alto di comprensione. Astrologicamente Saturno in Pesci può farti sentire, diciamo, un po' sopraffatto dalle emozioni e dalla responsabilità che riguardano magari la spiritualità o le relazioni intime, oppure semplicemente nel tuo inconscio. Cioè una ricerca di maggior disciplina nelle questioni emotive e spirituali. Quando Saturno però entra in Ariete il 30 maggio, sentirai proprio una nuova spinta che viene dall'interiore a prendere, diciamo, il controllo e a dare una forma, pratica ai tuoi sogni e obiettivi. Questa energia si manifesta proprio, diciamo, nella trasformazione e si focalizza su, profondi cambiamenti interiori e l'espansione delle tue, convinzioni. Mentre esotericamente parlando, Saturno è legato al terzo raggio rosa dell'amore incondizionato, dove dà un'intelligenza pratica, dove ti può aiutare a trovare delle strategie per delle soluzioni pratiche e diciamo e ti invita a portare in manifestazione anche i tuoi sogni spirituali attraverso un'azione concreta e disciplinata. Quando Saturno passerà nel segno dell'Ariete, la sua energia di rinnovamento ti spingerà a prendere proprio delle decisioni rapide e audaci anche nel contempo, con una forte determinazione a realizzare i tuoi progetti interiori e magari ritrovare la guarigione fisica, la ricerca della verità, come sono i tuoi raggi di espansione legati al tuo segno. E ora passiamo a Nettuno e Venere in Ariete. Astrologicamente Nettuno in Ariete porta un idealismo potente che può renderti particolarmente sensibile alle tue emozioni o alle tue aspirazioni più alte, mentre Venere in Ariete accentua il desiderio di vivere con passione nelle relazioni, ma anche nella creatività. Ma la combinazione con Nettuno potrebbe portare anche confusione o un certo idealismo eccessivo. Questa energia ti spinge verso, con una forte spinta verso la ricerca del significato, della verità a livelli più alti e sottili, ma anche un desiderio di affermare la tua autenticità nelle relazioni pubbliche. Quindi la tua immagine pubblica sarà al centro un po' dei tuoi desideri. Esotericamente parlando, Nettuno è associato al sesto raggio oro rubino della pace, serenità, ma anche dell'abbondanza e la prosperità, ma il suo raggio emana proprio un certo idealismo con devozione, dove anche qui attraverso la fede si può ritrovare la guarigione. E quindi c'è una visione spirituale, diciamo, molto alta e un desiderio di realizzare qualcosa di più puro e di più alto energeticamente. Infine, anche qui una manifestazione del quinto raggio che è associato a Venere, tuo proprio come raggio di espansione abbinato proprio associato al tuo segno, stimola proprio anche la creatività e la comunicazione anche attraverso il cuore. Qui sono implicate anche l'affettività e il ritrovamento dell'equilibrio attraverso proprio le affettività, le relazioni e l'amore. Entrambi, diciamo, ti guideranno a cercare l'amore e l'armonia nelle tue azioni, permettendoti così di esplorare nuove possibilità e di seguire, diciamo, il cammino dell'autoespressione proprio a livello spirituale, a livello animico, però a livello più elevato.
Passiamo a Urano in Toro, transita nel segno del Toro agli ultimi gradi, e gli ultimi gradi sappiamo perfettamente che sono proprio più duri, soprattutto legati ad Urano, che provoca un po' dei cambiamenti inaspettati e repentini. Infatti, astrologicamente Urano continua a portare trasformazioni radicali e cambiamenti, diciamo, nelle tue certezze materiali e nei tuoi valori. È un periodo di sconvolgimento che ti invita a pensare comunque in modo diverso riguardo al denaro, alla sicurezza, ma anche il tuo posto nel mondo. Questa energia influenza proprio, diciamo, la tua carriera e il tuo ruolo nel pubblico, ovvero il tuo riconoscimento che è molto forte, dentro di te da poter, effettuare proprio, diciamo, un riconoscimento sociale della tua identità. Mentre esotericamente parlando, Urano porta l'energia del settimo raggio, quindi dell'ordine divino, della magia divina, dell'alchimia spirituale, e sotto la direzione del maestro Saint Germain, dell'arcangelo Zadkiel, e la fiamma che ci è stata regalata dai maestri come dono all'umanità per l'ascensione. È una fiamma che trasmuta, dissolve ed è molto utile da applicare proprio per migliorare la propria quotidianità, ma anche per risolvere, trasmutare delle situazioni, diciamo, che sono in apparenza disarmoniche. Questa energia stimola la liberazione e l'innovazione anche. La sua influenza ti invita, diciamo, a rompere con vecchi schemi, ad abbracciare nuove idee e a seguire un cammino originale che esprima proprio la tua essenza più profonda, ma soprattutto autentica. Passiamo alle tre tappe della mente di Mercurio. Mercurio cambierà, diciamo, tre segni. La prima parte del mese sarà in Ariete i primi 10 giorni, e Mercurio ti stimola a pensare e comunicare molto rapidamente, portando un'energia che favorisce il pensiero diretto e la comunicazione spontanea. Dal 10 maggio, quando Mercurio entra nel segno del Toro, il tuo modo di pensare, diciamo, diventerà un po' più pratico, un po' più concreto. Poi dal 26 maggio Mercurio entra nel segno dei Gemelli e sentirai proprio una maggiore leggerezza mentale, ma anche una certa curiosità a livello intellettuale per le tue ricerche. Queste manifestazioni di Mercurio astrologico indicano una concentrazione sulla comunicazione, l'apprendimento e l'espressione delle tue idee in ambito sociale e professionale. Qui avrai anche in questo periodo, diciamo soprattutto dal 26, dei momenti di riconoscimento nella prima parte, diciamo, del mese, apprendimento e riconoscimento in maniera successiva, ma verso la fine del mese potresti ritrovarti anche direttamente collegato a delle associazioni, dei gruppi, ragion per cui pondera molto attentamente perché potrebbero risultare essere, diciamo, molto utili, ma soprattutto fruttuose. Mentre esotericamente parlando, Mercurio in Toro, diciamo, è associato al quarto raggio della fratellanza bianca di Luxor, del maestro Serafis Bey, che è della liberazione, dell'ascensione spirituale, ma anche adoperata come raggio bianco, ha in sé tutta la gamma, diciamo, dei colori dell'arcobaleno, e serve anche per chi magari soffre di depressione. Quindi ricordiamoci un po' di questo meraviglioso raggio del maestro Serafis Bey, associato esotericamente a Mercurio. E questa energia ti favorisce un pensiero più riflessivo e profondo. Diciamo, quando Mercurio
sarà proprio in gemelli, l'energia si sposterà anche verso l'intuizione e la rapidità mentale, stimolando un flusso di idee fresche e brillanti che si integrano armoniosamente con il cuore. Quindi presta attenzione a questo ingresso di Mercurio nei gemelli, in quanto se ti viene da scrivere magari qualche messaggio che magari per il momento a cui non dai importanza, lascia perdere, scrivi e mettilo da parte perché potrebbe essere un'intuizione geniale. E ora passiamo a Marte in Leone. Astrologicamente Marte amplifica la tua energia creativa e il desiderio di esprimere te stesso. Quindi sarai in grado di affrontare le sfide con coraggio, ma anche con determinazione, cercando di brillare in ogni situazione. È un momento, diciamo, di forte potere personale e anche di affermazione. Questa manifestazione dell'energia a livello esoterico anche porta l'attenzione proprio sulla tua immagine, sulla tua identità e sulla tua espressione personale, sia a livello astrologico, perché Marte è nel tuo segno, ma è anche esotericamente. Marte non è un pianeta sacro, ma incide proprio il suo raggio di manifestazione, che è il primo raggio, quindi dandoti maggior volontà, determinazione e forgiamento di carattere, quindi è un'energia un po' esplosiva, molto potente e porta appunto l'attenzione sulla tua identità e sulla tua espressione personale. Esotericamente, mi sono dimenticata di aggiungere che comunque tutto questo, i raggi di manifestazione ti aiutano con determinazione a ritrovare, diciamo, l'armonia nelle relazioni, nelle affettività, attraverso Venere, che è l'altro raggio, tuo raggio di manifestazione del tuo segno associato. Mentre esoterico, Marte non è un pianeta sacro, ma è un pianeta di azione. La sua energia ti stimola a perseguire, diciamo, i tuoi obiettivi con passione, ma anche con determinazione, senza bisogno di un raggio esoterico specifico. Fuoco, fuoco, mamma mia, boom. Marte ti incoraggia a fare il primo passo con audacia, dando forma concreta ai tuoi desideri. E ora passiamo alle fasi lunari. Avremo un plenilunio nel corso del mese di maggio che si formerà, diciamo, su asse Toro Scorpione il 12 maggio alle ore 18:56 a 22 gradi e 12. E questo plenilunio è proprio, diciamo, un momento di rivelazione interiore. Le emozioni si intensificano, portando a un'illuminazione che ti spinge a liberarti da ciò che non ti serve più. La Luna non è un pianeta esoterico, ma rappresenta proprio la missione dell'anima, l'inconscio, il nutrimento, tutto quello che ha a che fare con la missione dell'anima. Quindi questo plenilunio è un momento proprio molto forte di trasformazione, dove l'energia di Marte, governatore, diciamo, dello Scorpione, con la legge di polarità rimbalza da un polo all'altro e viene stimolata anche Venere, che è, diciamo, il governatore astrologico del Toro, ma è anche un tuo raggio di manifestazione. Quindi qui si realizza proprio la guarigione proprio profonda attraverso la ricerca della verità, attraverso la conoscenza. E ricordati appunto del quinto raggio, il primo e il quinto raggio, che sono i tuoi raggi di manifestazione a cui tu puoi attingere anche per la ricerca della verità, la conoscenza, la scienza.
mentre avremo un novilunio in Gemelli il 27 maggio alle 4:56, quindi appena scattata la giornata, a 6:04, diciamo, in Gemelli. Questo nuovo inizio porta delle nuove idee, ma anche delle nuove opportunità. È il momento perfetto per seminare proprio nuovi pensieri, progetti e anche connessioni. Questo è il momento perfetto per allineare la tua energia con il flusso dell'universo, seguendo proprio la tua passione e anche la tua autenticità. Con il supporto delle fasi lunari e delle potenti energie planetarie, ogni passo che fai ti porta più vicino al tuo scopo divino. Ed esotericamente parlando, questo novilunio va ancora con associato, diciamo, a Mercurio, che è il governatore planetario dei gemelli, quindi è in associazione con il quarto raggio bianco della amata fratellanza bianca di Luxor, il maestro Serafis Bey. Quindi puoi rivolgerti anche loro e quando, se e quando tu dovessi decidere a invocarli e autorizzarli all'intervento nella tua, diciamo, nella tua vita per l'ascensione o per la liberazione, ricordati di dire sempre sotto la virtù della grazia. E questo influsso di Mercurio ti dà un'intelligenza, diciamo, attiva, una certa adattabilità e questa intelligenza, diciamo, creativa, tu la puoi usare tranquillamente per risolvere i tuoi conflitti interiori. Per ultimo, ho fatto proprio, diciamo, come una specie di mantra che puoi ripetere ogni volta che ne hai bisogno, ne senti la necessità, in quanto è un'affermazione positiva. Se vuoi allineare la mente e il pensiero, determini proprio la tua realtà, perché i sentimenti, se sono costruttivi, sappiamo che per legge di attrazione attiriamo, diciamo, anche il positivo, mentre se sono pensieri e azioni, diciamo, i sentimenti che portano a un'azione distruttiva, chiaramente non va. Il maestro Saint-Germain diceva sempre che dove fissi l'attenzione, lì ti convertirai. Quindi capiamo un po' l'importanza anche di avere un pensiero costruttivo, ma anche un sentimento costruttivo. Il mantra è questo: rinascita e creatività mi guidano verso il mio scopo. Ogni passo che faccio è una celebrazione della mia essenza. Con questo era tutto, caro amico del Leone, e vi ricordo a tutti di lasciare un like, di iscrivervi al mio canale Magia Stellare Evolutiva e attivare la campanella per non perdere le ultime notifiche, ma soprattutto lascia un commento per sapere se questo intreccio di oroscopo astrologico ed esoterico, quindi integrato, ti risulta utile. Sarà veramente una gioia per me condividere il tuo pensiero e interagire con te. Con questo abbiamo concluso. Buon proseguimento, amico del Leone e amici che avete seguito, soprattutto un grazie per aver seguito questo video e un arrivederci a presto da Caterina. A presto, buon proseguimento.